Buongiorno a tutti, Michele. Oggi questo pomeriggio abbiamo un nuovo ospite. Abbiamo qui con noi allo stand Raimo SLO Camper il signor Beppe, Esatto, dell'azienda Nuova Camper Marostica. È un'azienda della provincia di Vicenza, precisamente Sandrigo. di Sandrigo, vicino a Marostica. Esatto. Loro sono, ripeto, un'azienda storica, costruiscono camper da 2 generazioni, Esatto. almeno, ma non costruiscono solamente camper, costruiscono mezzi speciali, costruiscono veicoli adatti a persone con disabilità, cliniche mobili e allestiscono van e furgoni. E Lepp direi che è stato, oltre che un partner Raimo da molti anni, perché installa i nostri tetti a soffitto e molti altri nostri prodotti e soluzioni, è stato direi il primo cliente Raimo che ha creduto in questo prodotto che abbiamo presentato un paio di stagioni fa. Stiamo parlando di una toilette, della toilette Plesana, e oggi avrei piacere che Giuseppe ci aiutasse a capire un po' meglio di cosa stiamo parlando e ci dicesse anche qual è la sua esperienza con l'utilizzo sia in funzione di installatore, ma anche di utilizzatore, perché a quanto risulta anche nel veicolo che lui usa, nel suo camper, ha una Plesana installata. Ci aiuti Giuseppe a spiegarci un po' questo prodotto? Certamente, grazie per avermi invitato. E io appunto installo questo tipo di prodotto che appunto si chiama Clesana C1 ormai da un anno e mezzo e ci credo moltissimo, soprattutto da pubblico, perché a mio avviso è una soluzione ottimale per essere il più autonomi possibile quando siamo sia in campeggio libero, ma anche quando facciamo una vacanza normale in campeggio. Il VC Cresana, il C1 appunto, è un VC a secco che non ha bisogno dell'utilizzo dell'acqua. Tutti i bisogni, sia il solido che il liquido, li andiamo a fare su un unico sacchetto che poi viene sigillato completamente e poi lo si può buttare tranquillamente nei rifiuti del secco praticamente. Quindi questo è un prodotto che puoi installare solo su veicoli nuovi o secondo te e secondo la tua esperienza riesci a montarlo o è una soluzione anche per camper che hanno già una toilette installata? Assolutamente sì, questo è un prodotto che lo si può installare sia di primo impianto, i vantaggi sono tantissimi perché appunto non abbiamo la posizione fissa del VC dove installarlo, quando lo costruiamo il camper lo possiamo mettere dove vogliamo perché non c'è bisogno di fare nessun foro sulla parete e non è lì un volante. E quindi anche sui mezzi già esistenti, quindi con un classico VC a cassetta dello sportellino, ordinandolo con un'apposita staffa di chiusura, poi si può installare anche su un mezzo già esistente. Per cui questa stappa che qui in dotazione è la stappa per ricarica dimensionalmente le toilette che sono comunemente utilizzate in veicoli. Esatto, che chiude completamente il foro per l'esterno. Per cui non hai la cassetta dell'acqua sotto, sopra in questo caso non hai la cassetta sotto Esatto. e al di fuori del mezzo non hai lo sportello. Esatto, quando lo si costruisce nuovo non si ha nessuno sportello esterno. E il VC è comunque girevole, perché comunque come i classici VC c'è la possibilità di poterlo ruotare, quindi avere più spazio all'interno del bagno, soprattutto nei bagni che sono un po' più piccolini, e nulla appunto si conforma benissimo su qualsiasi situazione. Facciamo una prova pratica, Giuseppe, Certo. e inseriamo il prodotto e facciamo una simulazione di utilizzo. Beh, allora innanzitutto per poterlo usare dobbiamo mettere delle ricariche apposite, sono dei film, è un film in nylon, È una manichetta. esatto, che va inserita all'interno del VC sollevando il coperchio. Il coperchio lo si può togliere, Faccio vedere io. certo, ma basta togliere facilmente il coperchio. All'interno c'è un apposito spazio dove inserire la ricarica e dove viene inserito questo film che viene poi saldato dal VC. È una saldatura a caldo completamente ermetica e che permette, cioè che non fa fuoriuscire nessun tipo di liquido. E poi appunto una volta installato lo si va a riposizionare e si rimonta il coperchio. Il sistema, la chiusura, E qui dentro c'è il dispositivo che fa la... ci sono i rulli e il dispositivo che va a saldare poi il sacchetto a caldo attraverso la 12 volt. Questo ha solo bisogno di alimentazione 12 volt e non ha bisogno di nessun'altra alimentazione o fonte di acqua. Una volta riposizionato il VC
può funzionare. Quindi una volta che abbiamo fatto i nostri bisogni, chiudiamo il coperchio e possiamo decidere la tipologia di sacchetti. Domanda, quanto dura una manichetta? Circa 25-30 chiusure, più o meno. Dopo dipende molto da come lo chiudiamo, perché possiamo chiuderlo in 4 modalità diverse. In modalità extra small, small, large ed extra large. Quindi abbiamo la possibilità di 4 chiusure. E possiamo decidere di chiudere il sacchetto in maniera continuativa, quindi lui può fare 3 sacchetti e poi fa il taglio di 3 dopo 3 chiusure, oppure ogni volta che chiudiamo il sacchetto decidiamo noi di fare il taglio del sacchetto per poi poterlo sfilare e buttare. Facciamo una prova? Certo, quando si utilizza il VC c'è anche la necessità di utilizzare delle bustine assorbenti in maniera tale che queste rendono gelatinoso il nostro liquido e lo rendono inodore. Quindi possiamo fare tranquillamente i nostri bisogni, quindi i nostri liquidi 3-4 volte consecutive e poi fare la chiusura del sacchetto. Quindi non è indispensabile ogni volta che si va alla toilette fare la chiusura. Mentre quando facciamo il solido, lì si consiglia sì di chiuderlo per evitare gli odori. Una volta che abbiamo chiuso il nostro coperchio, possiamo utilizzare la toilette, quindi possiamo decidere di... l'hai già fatto? Scusa. Quindi ha premuto il pulsante del sacchetto, gli ha dato la possibilità di tagliarlo, quindi lui entro un minuto farà la chiusura del sacchetto in maniera ermetica e taglierà il sacchetto. Dopodiché sarà possibile, quando avrà finito il ciclo, di estrarlo dal cassetto che c'è sotto il VC. A chi è suggerito l'utilizzo di questa toiletta? Tu lo consigli a tutti i tuoi clienti? Io lo questo consiglio tipo di tutti, io lo utilizzo personalmente da un anno sul mio camper e sono soddisfatto al 100%, anche perché io faccio tantissimo campeggio libero e quindi diciamo nel posto dove sono chiudo il sacchetto, se c'è un cestino del secco io vado a buttare senza nessun problema, senza il vincolo di dover per forza cercare un'area sosta per scaricare la cassetta, perché la cassetta purtroppo ci dà dei limiti giornalieri o 2 giorni, 3 giorni, dipende il nucleo familiare che siamo a bordo del nostro mezzo. Quindi è un prodotto secondo me eccezionale. Poi quando parliamo di allestimento van, dove ogni centimetro è vitale, risparmiare lo spazio della cassetta e dello sportello esterno è un grande vantaggio. Esatto. E permette anche una certa libertà di utilizzo del prodotto, direi. Esatto, questo appunto, quando lo si costruisce un veicolo permette appunto una versatilità al 100%, perché possiamo decidere addirittura di metterlo su un piano scorrevole e farlo sparire sotto a un mobile, come posizionarlo in qualsiasi posto della toilette, del bagno, senza dover fare nessun foro esterno. Va bene? Come? Il collegamento fra... C'è solo un cavo e l'alimentazione va portato 12 volt, possibilmente diretto dalla batteria e basta. E che un altro ciclo di chiusura è quasi sta procedendo. Esatto. Attendiamo. Nell'attesa che la... Si deve riscaldare. Sì, dentro c'è una resistenza, una termoresistenza che va a saldare completamente il VC. Direi che nell'attesa che completi la sigillatura possiamo fare una piccola anticipazione. L'anticipazione è che da gennaio sarà disponibile, questo si chiama Clesana C1, da gennaio sarà disponibile la versione X1 che non sarà per installazione fissa ma sarà portatile. Sarà una toilette che ha le stesse identiche caratteristiche, non avrà l'alimentazione elettrica, assomiglierà alla toilette portatile di quelle classiche che conosciamo e che sono in commercio, e sarà alimentata con una batteria. Sul fianco della toilette ci sarà uno slot dove si potrà inserire una batteria di quelle classiche che usiamo per alimentare i nostri trapani che usiamo tutti quanti a casa. E poi ho visto anche che sarà alimentata anche a 12 volt e a 220 volt, quindi avrà un utilizzo a 360. Nel frattempo il nostro ciclo è terminato, il display ci segna che la cassetta è piena, per cui possiamo aprire la cassetta. Ne apriamo il nostro. Questo era un esercizio precedente dove avevamo fatto delle sigillature continue. Esatto, lui ogni 3, se non gli diamo il comando, fa 3 sigillature continue. E questo è il risultato del nostro esperimento. Il sacchetto è molto solido, qui dentro io ho messo anche la pastiglietta per rendere gelatinoso il liquido, per cui se poi vorrete sentire sia la consistenza del sacchetto e del resto,
e lo faremo provare. Io direi, Giuseppe, che ti ringrazio per questo. Grazie a te. Ti auguro di installare ancora tanti Clesana Senz'altro, e assolutamente. grazie per la fiducia. Grazie a tutti.